Benvenuti a un nuovo video TBD. Sono Fabio e oggi parliamo di zaini per FPV a basso costo. Vediamo anche la versione Tamarra di Crank. Ciao zio! Oggi vedremo anche la versione Total Black di Obe. Vabbè, Scusate, ho i gommini consumati. Bene, andiamo a vederla in dettaglio. Abbiamo lo zaino di Fabio, lo zaino Tamarro di Crank e il mio Total Black. In realtà penso che sia Tamarro anche quello di Fabio. Prendiamone solo uno, così almeno andiamo a vedere le dimensioni del nostro zaino. Intanto vi ricordo che costa all'incirca 19 euro, penso, con la spedizione, a meno che non fate una spedizione un po' più veloce. Ed è un prezzo veramente basso. Abbiamo cercato in lungo e in largo e finalmente, ma già da qualche tempo, abbiamo trovato questo zainetto che vi dico subito si slaccia molto facilmente. L'unico accorgimento da fare, ve lo dico immediatamente, è quello di fare un nodo alla fine delle cinghie, perché sennò rischiate veramente di perderlo. Se non si vede molto bene qui, ve lo faccio vedere anche nello zaino di Fabio. Ecco, un nodino, perché sennò scappa il tutto e perderlo è molto facile, soprattutto se lo utilizzate in bicicletta o in motocicletta. Allora, vi faccio vedere innanzitutto quello che possiamo andare a mettere nella tasca più grossa, che è comprensiva di una taschina nella quale potete mettere anche alcuni documenti o che altro. Io personalmente, ve la faccio vedere subito, ho l'assicurazione e consiglio a tutti di fare un'assicurazione e la tengo qua dietro. Se avete voglia potete metterla anche qui, è un ottimo contenitore per documenti, anzi in questo momento la mettiamo qui perché posso farvi vedere questa tasca posteriore dove può starci benissimo un tablet se avete bisogno, o un mini PC se avete bisogno di portarlo indietro. È anche morbida, molto ammortizzata, quindi non rischiate neanche di spaccarlo. E vi faccio vedere questa scatolina per chi di voi vuol fare una spesa che è altrettanto dello zaino, potrebbe essere una soluzione interessante. È una scatola che ho acquistato su Hobby King. All'interno riesco a farci stare tutti i miei aggeggi. All'interno di questa scatolina ho le antenne, come vedete ci sta tutto, ci sta il telecomando. Consiglio a tutti di recuperare un paio di gommini di questo tipo, sono fatti di questo materiale che non riesco mai a identificarlo, che lo trovate in ogni confezione di radiocomando o di altro, un drone, di qualsiasi cosa voi acquistate. Al massimo ve li fate tagliandoli, facendogli il buco in centro per tenere gli stick il più al sicuro possibile, perché è una delle parti, oltre ai nostri switch, che potrebbero danneggiarsi. Però questa scatola è bella rigida, non dovrebbe avere problemi. Andiamo a vedere adesso sia con questo telecomando, oppure vi faccio vedere anche che è compatibilissimo con un telecomando molto diffuso, il FlySky. Anche con il FlySky, anzi, avete ancora più spazio, forse balla un pochettino. All'interno di questa scatola troverete dei fermi che io non ho messo perché non mi servivano, potete anche inserirli in qui, li troverete insieme, e come vedete anche qua avete ancora più spazio. Andiamo a vedere come entra nel nostro zaino, nello scompartimento quello posteriore. Come vedete ci sta e avanza ancora spazio. Chi invece non ha voglia di spendere altri, almeno mi sembra 15 euro e rotti più le spedizioni, perché Hobby King generalmente se le fa pagare anche care, può utilizzare, come ha fatto Crank, direttamente la confezione con la quale arriva il radiocomando FlySky. Se acquistate una versione RTF, Ready to Fly, generalmente vi arriva anche il telecomando, che 90 su 100 è un FlySky, e vi arriva nella sua confezione con all'interno la sua forma. Quindi invece che utilizzarlo con
La scatolina possiamo utilizzarlo mettendogli anche delle protezioni con la sua confezione. Vedete che anche qui in questo caso riusciamo a chiudere tranquillamente lo zaino, anzi occupa anche meno spazio. È una soluzione più economica, logicamente tenete conto che non è la vostra radio, la vostra attrezzatura non è proprio al sicuro. Per quanto riguarda gli occhiali non saranno insieme al radiocomando, però possiamo utilizzare la custodia che arriva generalmente, che immagino anche con gli altri, i Fat Shark o altri che utilizzate. Ok, andiamo avanti, rimettiamo dentro la nostra confezione di Hobby King, questo è un po' più ciccia, continuiamo a vedere come cosa possiamo inserire al suo interno. In questo scompartimento qui personalmente inserisco degli attrezzi di lavoro, però vi faccio vedere questo contenitore di Crank, una scatolina all'interno del quale ha tutti i suoi aggeggi e i suoi attrezzi. Se riuscite a compattare tutto in varie scatoline vedrete che troveremo un bel po' di spazi dove poterle collocare, come ad esempio direttamente qua sopra. Io ad esempio qua sopra, e come vedete ci sta anche con la scatolina, metto il tester, che è sempre utile perché non si sa mai cosa può accadere volando, ma soprattutto cadendo. Questa tasca qui personalmente la utilizzo per metterci le batterie. Io ho questa scatola modernissima, ho lesinato sulla scatola delle batterie, ma visto che ho speso sulla scatola per il radiocomando, oppure come ha fatto Fabio, ma penso di procurarmela anch'io a breve, c'è la borsa specifica all'interno del quale potete inserire. Qua troviamo 2, 3, 4, 5, 6, ci saranno una decina di batterie e c'è ancora spazio. Anche in questa scatola qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci stanno sicuramente 10-12 batterie e come vedete ci sta tranquillamente con ancora tutto questo spazio libero. All'interno potete mettere o un'altra scatolina con delle eliche o un altro astuccio per gli attrezzi, ma andiamo a mettere in questo momento la configurazione più carina, quella con la borsa. Questa borsa è importante perché le lipo a noi non è mai successo, ma potrebbe capitare che qualche lipo o col calore o avendo preso qualche botta potrebbe anche succedere che si incendia. Con questa borsa siamo abbastanza sicuri perché dovrebbe fermare il fuoco ed è fatta esattamente per quello. Quindi come vedete abbiamo messo già molti attrezzi all'interno della nostra borsa, abbiamo ancora spazio, abbiamo ancora questa tasca. Su questa tasca voglio prendere un attimo lo zaino di Crank, dove in effetti come potete vedere non c'è, ce ne siamo accorti poi guardandoli tutti insieme dopo un po' di tempo. Vi consiglio, se ricevete da Banggood o da dove decidete di ordinarlo lo zaino senza quella tasca, di segnalarlo perché ci dovrebbe essere. Come vedete c'è nel mio e c'è anche in quello di Fabio, si vede ancora meglio. In questa tasca personalmente vado a mettere la pinza per bloccare i motori e la chiavetta per svitare i nostri dadi dei bulloni. Qua dentro io poi lo utilizzo per metterci eliche. Adesso ce ne sono 2 o 3 pacchetti, però in realtà come vedete ce ne stanno molte di più. Ecco, e lo zaino come vedete non è assolutamente in tensione e c'è dentro una marea di roba. È fantastico quanta roba riusciamo a inserirgli. Infatti c'è ancora spazio, posso mettergli in questa taschina o altri aggeggi, ad esempio Fabio mette le antenne e posso mettergli dei cacciaviti, ci sta ancora molto in questa taschina qua sopra.
Riapro un attimino questo perché mi sono dimenticato un pezzo. C'è questa retina qui, questa piccola retina all'interno della quale posso andargli. Io ad esempio metto le mie fascette che sono anche questo un accessorio importantissimo per quando andiamo a volare, perché quando si stacca un pezzo o un altro riusciamo a rimetterli insieme spesso con le fascette. Richiudiamo, ecco, e il nostro zaino è pronto. Adesso dobbiamo capire come metterci il drone. I droni in realtà in questo zaino, ecco qua, vedete in anteprima OBE 4, non ho ancora fatto vedere tutorial e niente perché in realtà ho seri problemi, quindi lasciamolo, usiamolo solamente per vederlo in questo momento. Qua sopra avete una cinghia con il quale potete fissarlo tranquillamente, non se ne va da nessuna parte. In realtà su questo zaino potremmo farci stare quasi 6 quad. Non è cioè non credo che qualcuno di noi vada in giro con 6 quad, però in realtà possiamo farci stare benissimo un altro quad qua sotto. Possiamo utilizzare un altro tipo di fascetta direttamente inserendola all'interno di questo di questa striscia di tela qua, oppure anche nel laterale. Come vedete nel laterale ci sono questi spazi dove noi possiamo andare a inserire la nostra cinghietta e forse per evitare che le eliche vadano a toccare sulla nostra schiena è meglio fissarlo su un braccio, tanto una volta fissato sicuramente non se ne va da nessuna parte, come vedete. E qua siamo a 2. In realtà se io voglio posso mettergliene un altro qui, un altro da questa parte, posso montare anche un drone di questo tipo. Qualche vostro accompagnatore che vuole provare a fare un volo, io ad esempio questo drone qui riesco a collegarlo semplicemente inserendolo dentro questi buchini e sta su. Io sto spaccando il drone a Fabio. Tolgo questo solamente per evitare di avere 45 droni attaccati. Ecco qua, anche questo non se ne va da nessuna parte, rimane. Se poi posso anche mettergli un cinghietto, quindi come vedete è fantastico. È uno zaino molto molto economico, ripeto, di un valore di all'incirca 20, forse meno di 20 euro. Adesso non so esattamente quanto costi, noi l'abbiamo pagato 19 euro. Naturalmente troverete il link in descrizione e niente. Se anche voi come me, come noi, state cercando da un po' uno zaino per FPV e vedete solo zaini di marchi importanti da 300-400 euro, effettivamente forse, e soprattutto se siete all'inizio come noi d'altronde, è meglio avere uno zaino economico e molto versatile. Questo ce lo permette. Poi comprare uno zaino da 300 euro facciamo sempre in tempo. Questo zaino, nonostante tutti i suoi aspetti positivi, ha naturalmente anche qualche nota negativa. Ad esempio ci sarebbe piaciuto averlo un pochettino più largo. Sicuramente saremmo riusciti a mettere all'interno più materiale o comunque di forme differenti. Il materiale non vi aspettate che sia fenomenale, come magari i cinghietti non sono sicuramente al top, come ad esempio le chiusure delle zip, che come potete vedere questa qui non so se riuscite a vederla, si è un po' storta a forza di tirare. Come altra nota negativa, l'abbiamo già detto prima, spesso le cinghie si staccano perché le fibiette non è che sono al top, anche quelle. Probabilmente sarebbe servita una cucitura alla fine che non c'è, ma infine non possiamo fare altro che dare delle opinioni positive. Mi stavo dimenticando, ci sono ancora sotto altre 2 cinghie che utilizzo per una cosa molto molto importante, una bella cerata, perché quando andiamo a volare potrebbe essere, soprattutto d'estate, che arrivi il temporale inaspettato. A noi è successo più volte. Questa è una cerata che ho comprato da Decathlon, piuttosto larga, così riesco a coprire anche lo zaino. La vado a inserire prima in una cinghietta, così che anche dovesse sfilarsi non me la perdo.
Dopodiché metto bene sotto la mia cerata e stringo. Quindi c'è stata anche lei. Ecco qua il nostro zaino con tutte le sue caratteristiche. Spero che vi sia piaciuto e adesso torniamo insieme agli altri per chiudere questo video. Grazie a tutti. Avete visto quanta roba siamo riusciti a farci stare all'interno? Bene, naturalmente la configurazione potete sceglierla voi, cosa inserire all'interno. Se volete, avete qualche consiglio interessante, segnalatecelo sotto nei commenti. Come potete notare, noi lo usiamo anche per andare in bici, potete vederlo nel video su Marte qua sopra. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi. Ciao, alla prossima! Ciao!